Ben ritrovati cari amici tifosi rossoneri qui sul canale Milanisti. Oggi un video inedito, un video speciale, particolare, perché ci sono molti di voi che mi hanno contattato privatamente per chiedermi se avessi potuto mai spiegare il fenomeno di questi pseudo tifosi del Milan che continuano a gettare fango, a gettare benzina sul fuoco, a generare odio nei confronti della nostra società, nonostante sia cambiato il progetto sportivo, nonostante sia arrivato Tari Allegri, nonostante siano arrivati ragazzi nuovi che in questa fase devono essere necessariamente incoraggiati. Ho deciso di rispondere a tutti voi con questo video. Mi sono dovuto prendere del tempo ovviamente per fare un po' di ricerche, perché il meccanismo che sta alla base di questi parassiti, di questi pseudo tifosi del Milan che generano disgregazione all'interno del mondo Milan è un meccanismo sofisticato, non è una cosa semplice da spiegare. Quindi ho dovuto studiare, ho dovuto capire, e oggi con questo video spiegherò in maniera molto dettagliata il segreto di questi pseudo tifosi del Milan che guadagnano alle spalle del Milan. Prima di tutto vi chiedo però di sostenere questo canale con iscrizione, accensione della campanella, like se vi è piaciuto il video e commento anche tattico, perché così mi aiuterete a far crescere questo progetto. Grazie a tutti. Allora, dicevo, alcuni di voi, in realtà un certo numero, un discreto numero, nel corso di questi ultimi mesi mi hanno scritto separatamente, quindi in maniera privata, chiedendomi di dare spiegazioni, di cercare di approfondire i motivi per cui ci sono dei focolai abbastanza importanti di tifosi del Milan o presunti tali che continuano a gettare benzina sul fuoco dell'odio e del rancore, che generano divisioni interne, generano come dire, emozioni e sentimenti negativi contro il proprietario di turno, quindi Jerry Cardinale, Redbird, Elliott eccetera, anche contro determinati dirigenti che sono rimasti nonostante il fallimento sportivo della scorsa stagione, e questo anche in una fase come questa in cui c'è stato un cambiamento di rotta completo, perché è stato cambiato completamente il progetto sportivo, e in questo momento con tanti personaggi come Tari Allegri, giocatori, staff tecnico eccetera che sono arrivati da poco al Milan, c'è bisogno invece che l'ambiente sia più che mai unito, perché un ambiente disgregato, dove ci sono proteste, dove c'è continuo malcontento, dove ci sono odio, rancore eccetera eccetera, è sicuramente un ambiente malsano, e abbiamo visto cosa ha generato nella scorsa stagione questo ambiente, disgregando completamente lo spogliatoio, l'ambiente dei giocatori, quindi l'ambiente sportivo eccetera, e portandoci a un fallimento sportivo di proporzioni importanti. Per poter capire quali sono i veri motivi che spingono questi pseudo tifosi a fare quello che fanno, ho dovuto fare delle ricerche approfondite e ho creato un documento, perché non potevo andare a braccio. Ci sono dei termini tecnici, delle cose che sono molto precise e non volevo rischiare di dimenticarle per non rischiare di non far arrivare il messaggio. Volevo che questo messaggio arrivasse forte e chiaro, quindi ho preparato un documento, andiamo subito a leggerlo insieme. Il business si intitola Il business della rabbia. Nel mondo Milan ci sono dei parassiti silenziosi che minacciano il club. Sono finti tifosi del Milan, ovvero degli sciacalli che ogni giorno avvelenano l'ambiente con odio e disinformazione. E questo è quello che noi vediamo, è quello che noi percepiamo. Se andate su determinati canali è abbastanza evidente che, nonostante lo sforzo che la società sta facendo per cercare di cambiare completamente il progetto sportivo, ripeto, con un direttore sportivo nuovo, l'allenatore esperto, dei giocatori funzionali eccetera, non è cambiato assolutamente niente. La domanda sorge spontanea, è quella che mi hanno fatto molti di voi: ma perché lo fanno? Semplice, la rabbia dei tifosi viene manipolata e monetizzata per generare visualizzazioni e profitti. Questo è quello che ho detto io svariate volte, perché è il concetto assoluto, il concetto semplificato, ma come funziona questa cosa? È questa la cosa interessante, e adesso lo scopriremo insieme. Ma come funziona il modello di business dei canali di tifo negativo?
I canali dei finti tifosi del Milan, e qui ho scritto finti tifosi del Milan e lo sottolineo perché vi accorgerete dopo questa spiegazione che questi personaggi che si spacciano per tifosi del Milan in realtà fanno del male al Milan, e quindi io non posso pensare che un vero tifoso del Milan possa nuocere alla nostra squadra, e quindi li ho chiamati finti tifosi del Milan perché o lo fanno inconsapevolmente e sono degli stupidi, dei superficiali, oppure lo fanno consapevolmente e allora sono veramente delle persone inqualificabili. I canali dei finti tifosi del Milan gestiscono un business basato sui principi del range baiting, incitamento alla rabbia, e range farming, generazione di rabbia. Si tratta di una tattica manipolativa che sfrutta l'algoritmo dei social media e che consiste nel creare deliberatamente contenuti provocatori, incendiari e negativi, progettati per suscitare forti risposte emotive, in particolare la rabbia. Cioè, ho scoperto che dietro c'è una tattica ben precisa che sfrutta una debolezza, per così dire, un bug dell'algoritmo, e ora vediamo come funziona. È veramente una cosa allucinante. Il meccanismo è semplice e cinico. Gli algoritmi delle piattaforme social, YouTube, Facebook, X, eccetera, sono progettati per premiare con denaro, perché chiaramente più un video, un contenuto ha visualizzazioni, più il social ci fa passare la pubblicità, e chiaramente parte dei proventi di questa pubblicità va direttamente all'autore del video, quindi al proprietario del canale. Progettati per premiare con denaro il tempo di permanenza e l'interazione degli utenti con i vari video dei profili canali social, cioè più una persona sta su un video, più ci interagisce, messaggi, like, commenti, eccetera, e più l'algoritmo premia questo video, lo fa vedere a molte persone, e quindi il video che fa parte di un canale fa crescere il canale. L'algoritmo è un algoritmo, non è una persona, quindi l'algoritmo non sa per quale motivo queste persone vedono così tanto volentieri questi video, perché interagiscono tanto con questi video. E questo è il bug, e ora ve lo spiego. Le emozioni ad alta intensità come l'indignazione, la rabbia, l'odio, la sfiducia, il pessimismo e il rancore generano un numero maggiore di commenti, like e visualizzazioni. Cioè, paradossalmente i dati di questi social media dicono che i video negativi generano molte più visualizzazioni, molto più interesse di quelli positivi. E questo succede anche nella stampa, nei giornali. Ci sono giornali scandalistici che vivono sugli scandali, quindi sulle cose sensazionalistiche e negative. Ci sono giornali normali, quotidiani normali, che dovrebbero fare informazione, che vivono sulla cronaca nera, sulle disgrazie, sulle guerre, eccetera, perché le notizie negative generano più attenzionalità, più attrattiva di quelle positive. L'algoritmo, che non è una persona ma è appunto un algoritmo matematico, interpreta questi tempi di visualizzazione più elevati, questi commenti e queste interazioni come un segnale che quel contenuto è di valore. È qui che sta il bug, è qui che sta l'errore, perché l'algoritmo è un sistema di funzionamento che usano i computer per fare una valutazione in automatico, quindi non c'è una persona dietro che dice aspetta un po', fammi vedere, questo video ha tante visualizzazioni, c'è tante persone che interagiscono, ma fammi vedere, ma di cosa sta parlando, di cose positive o cose negative? No, se le visualizzazioni, se le persone che lo vedono, che commentano e che interagiscono sono tante, per l'algoritmo di Google, YouTube, Facebook, eccetera, vuol dire che questo contenuto è di interesse. È una cosa cinica, perché all'algoritmo a questo punto, proprio per questo motivo, non interessa se il contenuto è di valore veramente oppure no. È di valore, è considerato di valore quando ha tante interazioni, tante visualizzazioni, tanti like, tanti commenti. Perché? Perché se tante persone lo guardano ci possono far passare tanta pubblicità e guadagnare tanti soldi. Quindi è semplicemente un algoritmo cinico e costruito solo per creare profitto.
Quindi, dicevo, l'algoritmo interpreta questi tempi di visualizzazione più elevati, questi commenti, queste interazioni come un segnale che il contenuto è di valore e premia quel video amplificandone la portata, mostrandolo a un pubblico sempre più vasto, aumentando così iscritti, visualizzazioni del canale, pubblicità e guadagni del proprietario del canale. La formula del loro business, di questi sciacalli, è spietatamente semplice. Più rabbia, più interazione, più visualizzazioni, più denaro. Perché hanno successo questi pseudotifosi? Perché il rage baiting non è fatto su notizie inventate che poi possono essere semplicemente sbugiardate e velocemente come dire, rintuzzate, ma si basa su un fondo di verità. Questi sciacalli sono abili a farsi percepire come veri tifosi del Milan, molto più di quelli che non seminano odio come loro. Cioè sono stati in grado anche di sfruttare un meccanismo psicologico mediante il quale se hai un nemico e ti schieri contro qualcuno, sicuramente avrai tanti seguaci. E quindi loro cosa fanno? Si sono schierati, hanno tanti seguaci perché hanno tanti nemici e quindi i loro amici sono i nemici dei loro nemici sostanzialmente. Questi sciacalli, dicevo, sono abili a farsi percepire come veri tifosi del Milan, molto più di quelli che non seminano odio come loro, cioè sono arrivati al punto da individuare e da marchiare a fuoco come nemici del Milan quelli che non la pensano come loro, anzi fanno in modo che i loro discepoli vadano in giro sul web a demonizzare, a criticare aspramente e a offendere chi non la pensa come loro. Questo non lo fanno direttamente, non sono loro direttamente responsabili, ma chiaramente generando odio, rancore, rabbia, eccetera, sanno bene che molti dei loro discepoli poi vanno in giro a fare proseliti e fanno proprio questa cosa, vanno a demonizzare l'avversario. Sono delle vere e proprie sette, come io le ho definite qualche giorno fa. L'effetto di questa tattica è la creazione di uno stato di agitazione e di sfiducia costanti, che è l'ambiente ideale per far prosperare il loro modello di business, perché se c'è costantemente odio, rancore, guerra, loro costantemente fanno video che hanno tantissime visualizzazioni e guadagnano un sacco di soldi. Morale, il discorso è questo. Questo approccio non fa altro che disgregare l'ambiente e danneggiare il Milan, ovviamente non c'è neanche bisogno di starlo a spiegare. Si tratta di una dinamica parassitaria. Il modello di business dei finti tifosi del Milan dipende essenzialmente dal club, ma il suo successo è inversamente proporzionale alla stabilità e all'unità del club stesso, cioè loro per poter campare e guadagnare tanti soldi devono sperare che il club abbia dei problemi, che il mondo Milan sia pieno di problemi, perché così possono parlare male, possono gettare fango, possono produrre e generare odio e loro possono fare tanti video, tante visualizzazioni e tanti soldi. Una tifoseria unita, di successo e fiduciosa è la più grande minaccia commerciale per chi vende indignazione. È per quello che vengono anche sul mio canale a combattermi, no? L'avete visto nei commenti, eccetera. Vengono a demonizzare quelli come me che cercano invece di portare positività, tranquillità, serenità, fiducia. Io dico sempre aspettiamo a giudicare, cerchiamo di dare tempo, cerchiamo di valutare razionalmente, eccetera. Invece loro vengono a demonizzarci perché noi siamo un rischio, noi siamo destabilizzanti, perché se noi riportiamo la calma e l'unità della tifoseria, loro non guadagnano più. Esiste un modo per difendersi da questi parassiti? È possibile imparare a distinguere tra una critica genuina, e io apro e chiudo parentesi, ho sempre detto, io non è che sostengo Red Bull, Cardinale, eccetera, eccetera. Io ho detto che c'è momento di criticare e momento di sostenere. Davanti a casa Milan io non c'ero fisicamente, ma è come se ci fossi stato. Quella critica è stata giustissima, perché il Milan non può arrivare ottavo e uscire dalle coppe europee. Il progetto sportivo andava fatto totalmente in maniera diversa, ma adesso che ci sono stati dei cambiamenti aspetterò prima di criticare, cercherò di dare tempo a questo nuovo progetto sportivo, nuovo DS, nuovo allenatore, nuovi giocatori, di farci vedere che effettivamente il loro progetto funziona, perché se in questo momento io mi metto a criticare prima ancora che loro abbiano avuto tempo di poterci dimostrare che la cosa funziona,
do la zappa sui piedi al Milan, cioè faccio del male al Milan, facciamo un grande autogol. Quindi la persona vera, il tifoso vero, sa che questo non è il momento di creare confusione. Loro invece, siccome ci guadagnano e ci vogliono guadagnare tutti i santi giorni, loro non possono smettere di criticare, perché sennò smettono di guadagnare. Dicevo, è impossibile imparare a distinguere tra una critica genuina e un'indignazione fabbricata a scopo di lucro. Esistono dei segnali d'allarme chiari. Se vedete in alcuni video o in alcune live mancanza di sfumature, cioè loro dicono bianco-nero, non esistono sfumature, leva emotiva, il contenuto si appella alla pancia, non alla testa, usando un linguaggio iperbolico, è sempre una questione negativa, è sempre una questione di vita o di morte, di catastrofi, eccetera, tutto basato sulle emozioni e non c'è niente di razionale. Opinioni come fatti. Se usano delle speculazioni e queste speculazioni vengono presentate come certezze assolute, questo è un altro sintomo di pseudotifosi, quindi di falsi tifosi. Semplificazione eccessiva. Problemi complessi come il fair play finanziario, ad esempio, vengono ignorati o banalizzati, quando invece sono sostanziali nel giudicare anche l'operato della società. Incitamento alla reazione. Il contenuto è palesemente progettato per provocare una risposta rabbiosa. Quando vedete soprattutto quest'ultimo segnale, siete sicuramente in presenza di un finto tifoso del Milan che sta speculando come un parassita sulle spalle della nostra squadra. Lo stile di molti di questi video manipolatori è caratterizzato da, così riconoscete anche proprio le tecniche specifiche, imprecazioni, disperazione, opinioni lesive e del tutto soggettive su membri del club, accuse generate ad arte, testimonianze di altri personaggi spesso autoreferenziati che sostengono le loro tesi complottistiche perché sono anche bravi a portarsi in live o nel video altri che sostengono le loro tesi e fanno le sette, come dicevo prima. Ricerca di capri espiatori, questo è fantastico, cioè con la ricerca dei capri espiatori è veramente il non plus ultra. Tutti questi sono chiari segnali di un approccio emotivo e non analitico perfettamente funzionale al modello dei finti tifosi del Milan. Quindi ragazzi, mi raccomando, noi che teniamo al Milan e che vogliamo che l'ambiente ora sia sereno, tranquillo, non date ascolto a questi pseudotifosi, non lasciamoci manipolare da questi personaggi discutibili che non hanno niente a che vedere con il Milan e con il tifo del Milan, sono semplici businessmen, speculatori, manipolatori, sciacalli, chiamateli come volete, che stanno però danneggiando il nostro club e noi da tifosi veri dobbiamo proteggerlo. Quindi emarginiamoli, lasciamoli e teniamoli lontani e cerchiamo di ripristinare un clima di serenità, di tranquillità. Poi, come ho detto, se le cose non andranno, saremo pronti a protestare, ma nel momento giusto, non adesso, perché adesso non è assolutamente il momento giusto. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.